Uomo vecchio, uomo nuovo, quindi noi abbiamo bisogno di un nuovo essere umano. Giordano Bruno, già nel XV secolo, postulava l'homo novus. Ma oggi noi siamo in grado di realizzare l'homo novus autonomamente? No. Non abbiamo in mano gli strumenti progettuali per determinare un cambiamento. Quindi quest'uomo nuovo che è capace di agire con vera coscienza in quanto consapevole delle basilari conoscenze della sua stessa natura che è trina, noi siamo corpo, parte peritura, anima, parte peritura, ma in tempi enormemente lunghi, e spirito, che è l'unica parte eterna, cioè chi vi parla non è la laringe, la lingua, il cervello, chi vi parla è lo spirito, che deve transitare su un piano iperdimensionale, quindi io spirito concepisco un'idea, quest'idea passa attraverso meccanismi scientificamente esatti nella mia anima, dove viene colorata da un'emozione che determina una pulsione di volontà per il raggiungimento dello scopo del progetto che io ho per la mia vita. Ma come posso io essere cosciente di ciò che voglio porre come obiettivo se non so manco cosa sono? Non andrò da nessuna parte. Un'automobile per portarmi da qui a Milano, faccio un esempio, deve essere integra. Se gli manca una qualche parte non mi ci porta. Quindi se noi siamo mancanti della parte più nobile e eterna che è noi stessi, che siamo spirito, non andremo da nessuna parte, perché verremo dominati dall'anima, che per sua natura è mutevole, perché l'anima è l'emozione, l'emotività. Chi di noi è stabile emotivamente durante la giornata? Basta poco. Entra il marito con le balle girate perché ha litigato col capo ufficio e già rovina la giornata della moglie, o viceversa. Quindi la natura dell'emozione per sua struttura è mutevole. Con ciò che è mutevole io progetti non ne faccio. E poi la parte peritura che è il corpo. Il corpo si ammala, invecchia, è un macello. Quindi noi non siamo coscienti di ciò che siamo e quindi non possiamo essere l'uomo nuovo. Noi dobbiamo conoscere come siamo formati, dobbiamo capire come funziona questo e come funziona questo. Quando siamo coscienti della nostra natura trina e delle sue funzioni, noi siamo in grado di determinare un progetto. Noi siamo in grado di emanciparci senza chiedere il permesso a nessuno dal gioco del potere. Per questo ci mentono, ci ingannano e ci manipolano. E queste leggi, essendo lo spirito eterno, regolano la vita, la morte, la rinascita e l'evoluzione dello spirito che deve raggiungere un percorso e uno sviluppo ben preciso che si riassume in quella frase che Gesù dice: voi siete dei e farete cose più grandi di me. Ha detto una frase pazzesca il Signore: voi siete dei. Io dico sempre, per adesso dei deficienti, però deficiente non è stupido. Attenzione, deficiente viene dal verbo deficere, cioè sei carente di qualcosa. Per questo veniamo manipolati e ingannati e ci viene sottratta la reale conoscenza di quello che siamo noi e di come gestire noi spirito, i due strumenti, il corpo energetico e il corpo materiale, per il raggiungimento del successo. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il Vangelo non è un libro religioso, è un testo di leggi universali, è un manuale dove Cristo spiega come funzioniamo e come usare il potere che noi abbiamo, perché siamo dei. Quindi noi abbiamo il potere, ma non sappiamo come usarlo. Noi siamo dei barboni che chiedono l'elemosina e abbiamo un forziere pieno dei gioielli e delle cose più preziose, ma non ne conosciamo la combinazione per aprire quella porta e mettere mano su quei tesori.
Quindi questo ideale prevede un'ascesa verso una forma di esistenza superiore sia dal punto di vista fisico che spirituale, ma di fatto nella condizione in cui versa l'umanità il raggiungimento di questo obiettivo è impossibile, cioè rimane un'utopia al di là delle nostre capacità tecnologiche, scientifiche, religiose e morali, perché nemmeno la scienza di coloro che hanno compreso gli inganni del sistema non conoscono la parte scientifica di una scienza che ancora sfugge alla nostra concezione. Quindi attualmente noi siamo ignoranti di queste leggi e viviamo in modo violento, caotico e disordinato, devastando noi stessi e il pianeta in cui abitiamo. Ma la soluzione a questo problema ci è stata annunciata 2000 anni fa.